Finalmente ci siamo, è quasi San Valentino! Qual è la cosa più bella tra due persone che veramente si amano se non scambiarsi una parte del proprio cuore? Ed è proprio quello che andremo a fare in questo tutorial. Per andare a creare il nostro doppio cuore dobbiamo prima inserire un testo, quindi io andrò a mettere delle iniziali. Faccio clic qua su questo pulsantino per inserire una casella di testo e vado a mettere una lettera, metto la lettera S e poi vado qui sul menu a discesa font e vado a cambiare il tipo di font. Qua come sempre abbiamo i font di Cricut, mentre qui troviamo i font di sistema, cioè i font installati nel nostro PC. Vado a cercare un font che si chiama Beauty e seleziono appunto il font che mi interessa. Adesso vado a mettere la dimensione, quindi metto 1,7 cm di larghezza, ingrandisco un po' in modo che possiate vedere meglio ciò che non devo fare nient'altro. Vado semplicemente a fare clic qua sul pulsante crealo, metto l'opzione sul tappetino, vedete che ho le mie due lettere qua, le posso anche distanziare un po' visto che dobbiamo andare a spellicolare comunque delle letterine che sono proprio piccoline e anche un po' complesse. A questo punto vado a selezionare come materiale un vinile permanente, vinile premium permanente, e poi vado a eseguire il taglio. Per fare il nostro doppio cuore, prima di tutto muniamoci di guanti, mascherina e occhiali, perché andremo a utilizzare la resina. Io come stampo ho scelto questo, che è un semplicissimo stampo in silicone. Vi faccio vedere qual è il tipo di resina che andrò a utilizzare. Questo tipo di prodotto, ve l'ho fatto vedere anche in altri tutorial, è un prodotto semplicissimo, si chiama One to One e diciamo la semplicità deriva proprio dal fatto che la miscelazione è facile, quindi abbiamo un rapporto 1 a 1 in caso di volume, oppure un rapporto 190 in caso di peso. Per pesare ovviamente avremo bisogno di una bilancia di precisione, soprattutto se facciamo piccoli quantitativi come questo. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è dotarci appunto della bilancia di precisione. Eccoci qua pronti con la bilancina di precisione. Ho già qui un contenitore apposta per la resina. Vado a mettere prima di tutto il componente A, vi ricordo il rapporto 190 in peso, quindi su 100 grammi dovrete metterne 90 di componente B. Andiamo quindi a miscelare. Dopo aver messo il componente A passiamo con il componente B. Eccoci qua, vado a toglierlo e a questo punto cosa facciamo? Allora, prima di tutto possiamo andare a fare un unico colore. Quelli che si utilizzano di più sono i classici glitterati, ma questa volta andiamo a vedere un modo differente di andare a realizzare le varie miscele. Quindi una parte la tengo qui e un'altra andrò a versarla in questo bicchierino. Prima di tutto però vado a mescolare molto bene il prodotto. Dovrò andare a farlo per circa 2-3 minuti. Dopo aver miscelato il tempo necessario potete farla riposare la resina un paio di minuti. Avete un tempo di lavorabilità di circa 25 minuti con questa resina, quindi è abbastanza. Cosa facciamo? Allora, nella prima parte qui andremo a mettere del colorante. Io in questo caso vado a usare della mica in polvere, mentre in quest'altro barattolino andrò a utilizzare della semplice foglia d'oro. Quindi procediamo e la prima cosa che andiamo a fare è quella di versare una parte del contenuto qui dentro, quindi nell'altro bicchierino, barattolino. Ovviamente calcolate qual è la quantità che desiderate utilizzare per la foglia d'oro. Una volta scelta la quantità desiderata da utilizzare appunto per la foglia d'oro, andiamo a prendere proprio questo tipo di prodotto.
potete utilizzare le pinzette, che è per cui è la soluzione migliore, oppure certo potete prenderle anche con le mani. In questo caso vado a prendere delle semplici pinzette di questo genere, quindi vado ad aggiungere una piccola quantità qua dentro e poi andrò a miscelare. Quindi misceliamo bene. Mentre misceliamo ovviamente la foglia d'oro si spezzetta, ed è proprio questo il risultato che dovete ottenere, quindi cercare di spezzettarla il più possibile. Poi dipende anche come vi piace in realtà, però vi consiglio di vedete che adesso tutte le parti stanno diventando un pochino più piccole. Ora andiamo a prendere il nostro cuoricino, ecco qua, e cominciamo a mettere una piccola quantità della nostra foglia d'oro con la resina ovviamente. Quindi andiamo a metterla qui verso il basso in tutti e due i cuori. Una volta colata la resina con la nostra foglia d'oro, andiamo a prendere di nuovo quest'altra, quindi spostiamola un attimo, andiamo a prendere questa e andiamo ad aggiungere, come dicevamo prima, la mica in polvere. Eccola qua, si tratta di un colorante considerato naturale, quindi adesso apro la confezione e vado ad aggiungere una piccola quantità. Ovviamente dipende da quanto volete carico, diciamo, il colore. Poi dopo aver aggiunto il colorante, come prima, dobbiamo andare a girare molto bene. Ora riprendiamo il nostro cuoricino, attenzione a non muoverlo troppo, e facciamo, allora potete anche asciugare e fare una seconda colata successivamente, però diciamo che in questo caso anche se si miscela un po' non succede niente, e quindi possiamo andare a versare un po' della resina semplicemente così, quindi utilizzando questa spatolina. Ed eccolo qui, questo è il, diciamo, il risultato, diciamo così, che abbiamo ottenuto. A questo punto dobbiamo attendere 24 ore di asciugatura di questa resina e poi andremo a applicare il nostro vinile qua sopra. Ed eccolo qua, questo è il risultato che abbiamo ottenuto dopo circa 24 ore, un pochino meno. Possiamo andare a sformare piano piano il nostro cuoricino. Ecco qua, guardate quanto è carino, e facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi lo togliamo dal suo stampo e ora dobbiamo andare a comporre solo il portachiavi, anzi possiamo andare prima a trasferire le letterine. Comunque guardate già quanto sta diventando carino. Eccoci qua, adesso abbiamo le nostre letterine, quindi ho la lettera G e la lettera S che siamo andati a tagliare con il plotter da taglio. Vi faccio notare l'incredibile precisione di taglio di questa macchina, è sottile quasi quanto un capello questa, vedete, questa linea, e come sempre il taglio è perfettissimo. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo prendere della carta di applicazione, ne ho un pezzettino qua, si chiama application tape o transfer tape come la chiama Cricut. Andiamo a prendere un paio di forbici e ricaviamo due quadratini più o meno delle stesse dimensioni delle nostre lettere. Ora ho i miei due quadratini qua, vado a prendere il primo, quindi lo apro in questo modo e vado a posizionarlo sopra il mio vinile. È importante scegliere la giusta carta di applicazione per non avere poi problemi di trasferimento, sia qua, quindi direttamente sul supporto del vinile, sia poi successivamente. Se state utilizzando dei vinili glitterati vi consiglio la application tape strong, se utilizzate dei vinili normali vi consiglio l'application tape quella classica, diciamo. Quindi adesso andiamo a toglierla, vedete, facciamo così piano piano in modo che rimanga attaccata la carta di applicazione, e adesso andiamo a posizionarla sopra uno dei due cuori. Quindi mi raccomando, prima prendete bene le misure per capire dove deve essere la S e dove essere la G, perché per esempio in questo caso lo stampo non è perfetto, nel senso non è perfettamente uguale. Ovviamente la parte destra e la parte sinistra non sono identici, e quindi da una parte andremo a mettere la letterina che abbiamo fatto qualche millimetro in più, dall'altra quella che abbiamo fatto qualche millimetro in meno. Quindi vado a posizionare adesso la mia S qui sopra
e premo bene in modo da poterla trasferire. Ve la faccio vedere anche un pochino più da vicino. Una volta che premiamo dobbiamo semplicemente togliere la carta di applicazione in questo modo, ed eccola qui la nostra S. Spero riusciate a vederlo meglio perché il vinile è specchiato. E adesso facciamo la stessa cosa, quindi possiamo anche prendere, volendo, la stessa carta di applicazione e andiamo a posizionarla sulla lettera G per il trasferimento. Vado quindi a posizionarla qua dall'altra parte del cuoricino e ripeto esattamente la stessa operazione di prima, quindi vado a centrarla prima di tutto, vado a metterla all'altezza desiderata e poi premo per attaccarla. Ed eccolo qui il nostro cuoricino, guardate quanto è carino, ovviamente uno alla parte dell'altro. Ripeto, spero che le letterine riusciate a vedere bene le letterine, proprio perché appunto con la luce riflettono un bel po', in realtà anche la resina riflette la luce, quindi magari non si vedono benissimo. A questo punto cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare ad aggiungere l'anellino portachiavi, cioè questo, il classico. Quindi per aggiungerlo dovete semplicemente andare ad aprire l'ultimo anellino in fondo con un paio di pinzette, poi andiamo a inserirlo qua. Vedete che c'è in questo stampo, tra l'altro è a forma di cuoricino, è carinissimo, c'è un foro qui, vedete? Quindi andiamo a attaccare l'anellino qua. Ed eccolo qui il risultato finale, guardate quanto è carino, anzi quanti sono carini questi due portachiavi, dopo aver aggiunto ovviamente l'anellino apposito. Quello che vorrei farvi notare è che a me piace molto la foglia d'oro, perché a differenza dei glitter si riesce comunque a fare qualcosa di molto più omogeneo. Guardate anche la parte dietro, vedete che è perfetta. I glitter in alcuni casi, poi dipende anche dai glitter chiaramente, però in alcuni casi possono depositarsi al fondo, che vabbè, e poi chiaramente il fondo in realtà è la parte superiore, diciamo così, dell'oggetto che state creando, però la foglia d'oro secondo me dà quel tocco in più. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che ne trovate tanti altri sul sito mycricut.it, che potete iscrivervi